Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Nervosismo non a fior di pelle, ma nervosismo ad alti livelli, perché questa situazione mi sta infastidendo e non poco. Parliamo ovviamente dell'allenatore del Napoli, Luis Enrique in bolla, arriva Gasperini, a ieri Benitez, oggi Nagelsmann, domani Galtier, dopodomani arriva Canà. Allora, premessa, mi sarei aspettato, perché poi è una situazione che si fa sempre in due, mi sarei aspettato un minimo di trasparenza in più da parte del presidente e da parte di Spalletti stesso per quanto riguarda questa situazione, perché nell'anno dello scudetto e con tutto ciò che è stato fatto di buono quest'anno, cosa ci sarebbe voluto a dire ok ragazzi, così è andato il contratto, abbiamo deciso questo e quell'altro, Spalletti rimane, Spalletti non rinnova, perché così, così, così. Cioè, non ci sarebbe stato niente di male. Però poi sarebbe stato troppo prematuro. Avresti, avresti comunque intaccato le prestazioni della squadra da una dichiarazione del genere in avanti. Può essere. Quindi avrei voluto un po' di trasparenza in più, ma forse non ci sono state le condizioni per farlo. Va bene così. Ma parliamo degli allenatori che sono in pole position di Luis Enrique, che fa affievolire, speriamo, eh, le indiscrezioni di Gasperini a Napoli, perché tutti quanti a Napoli ragazzi, ma Gasperini per favore no, al di là dal punto di vista tecnico, le squadre giocano bene, l'Atalanta parla chiaro, non è che è una squadra che ha un calcio che non si può guardare, i giovani vengono rivalutati, vengono valorizzati, però caratterialmente Gasperini sicuramente non si sposa con la piazza, punto primo. Punto secondo, Juventino dichiarato e devo continuare, non c'è niente da dire, non serve continuare. Quindi si sono affievolite, non voglio dire non ci sono più le condizioni per far arrivare Gasperini, perché Gasperini è l'unico tra tutti i nomi fatti che fai una telefonata domani e Gasperini, tempo zero, sta a Napoli a firmare. Detto questo, Luis Enrique in pole position, spero vivamente che arrivi lui al posto di Spalletti, anche se da nostalgico spero sempre che il 4 giugno il presidente Spalletti prendano il microfono al centro del Maradona e dicano abbiamo rinnovato il contratto, sarà Spalletti nuovo allenatore per l'anno prossimo. Sarebbe il mio desiderio, ma è fantascienza, viste le ultime dichiarazioni di Spalletti prima dell'Inter, viste tutte le notizie che sono uscite. Il contratto non verrà rinnovato, Spalletti andrà via, quindi guardiamo un attimo avanti e cerchiamo di capire come possiamo ovviare alla situazione, perché è una situazione difficile, andrà via anche Giuntoli, molto probabilmente nemmeno si sa, perché poi bisogna sempre vedere la situazione DS, è un'altra situazione da analizzare, lo faremo sicuramente a tempo debito. Luis Enrique, allenatore educato, allenatore internazionale, allenatore con 4 difensori dietro, quindi non devi snaturare nessun calciatore che ha in rosa, né tantomeno dover andare a comprare 4, 5, 6 elementi per affrontare un 3-5-2 o un 3-4-3. E poi è un allenatore che ha già allenato in Italia, allenato a Roma, piazza calda, si sposerebbe molto bene con la piazza napoletana. Mio parere, fatemi sapere la vostra nei commenti ovviamente per quanto riguarda questa situazione, ma c'è un altro nome che è stato fatto ma credo non ci sia niente di concreto e parliamo di Roberto Mancini, perché c'è la Nations League, non abbandoni la nazionale così di punto in bianco, non credo sia un'operazione fattibile, però per quanto riguarda il calcio giocato, un ingaggio che può rientrare nei parametri del Napoli, perché comunque la nazionale non credo che prenda tutti questi soldi, è un allenatore simpatico dal punto di vista umano,
al di là degli screzi che ci sono stati con Sarri in passato, quando ci fu quel Napoli-Inter, ma lì sono situazioni a partite in corso tra panchina e panchina. Poi parliamo anche di Sarri, che non è uno stinco di santo. Quindi, detto questo, mi piacerebbe Mancini perché Mancini si esalta, secondo me, nelle piazze come Napoli. A livello personale, dico, a livello personale Mancini non voglio dire gli gioverebbe, però potrebbe trasformare, secondo me, il calore della piazza in addirittura prestazioni della squadra tutta, alzando l'asticella. Ovviamente, secondo me, sto viaggiando troppo in avanti con la mente, però Mancini è un profilo che a me piace tantissimo, perché immaginate il Napoli con la rosa che ha adesso, al di là se parte Osimhen o Kim e devi rimpiazzare un paio di calciatori, immaginate il Napoli di adesso con il gioco dell'Italia e dell'Europeo. Sarebbe sicuramente un grande Napoli. Poi, allenatore che in Champions ha esperienza, allenatore che potrebbe tranquillamente accollarsi l'eredità di uno scudetto vinto, perché questa è una situazione da non sottovalutare. Chi viene a Napoli non avrà vita facile a livello di esigenze della piazza, perché vieni con un'eredità pesante, cioè vieni a difendere un'eredità pesante e non è una cosa semplice, non è per niente una cosa semplice. Quindi Mancini, allenatore addirittura che ha allenato la nazionale, competizioni europee, e dal punto di vista di calcio giocato non si discute, qualsiasi squadra ha allenato, sarebbe veramente, non voglio dire l'allenatore perfetto, ma sullo stesso piano di Luis Enrique. Per me, tra tutti i nomi che sono stati fatti negli ultimi 4 giorni, che la lista è lunghissima e non mi metto qui a ripeterli perché li abbiamo letti tutti quanti, e se vogliamo parlare di preferenze mie, al di fuori di questi due non ce ne sono. Non ce ne sono. Al di fuori di Luis Enrique o un eventuale Mancini, che qua ieri addirittura ho letto Allegri in nazionale e Mancini al Napoli. Per quanto riguarda Mancini a Napoli mi sta benissimo, però Allegri in nazionale, se vogliamo rifondare e vogliamo dire la nostra a livello mondiale, anche no. Però se poi deve portare Mancini a Napoli, mi sta bene così. Allegri in nazionale, che va a finire pure che Allegri la fa girare come si deve la nazionale e viene Mancini a Napoli, mi sta benissimo così. Ci metto la firma oggi, se dovesse succedere. Ma detto questo, ho analizzato più che altro la situazione che poi ti vieni a prendere da allenatore del Napoli. Hai uno scudetto vinto e devi quantomeno fare una stagione decente lottando per la Champions League, non la Champions League, la vittoria, per amor di Dio, ma almeno raggiungendo i quarti di finale, perché non è che quest'anno raggiungi i quarti e l'anno prossimo non passi il girone, sarebbe un flop esagerato. E poi in Italia devi comunque lottare per le prime 4 posizioni. Non esiste, no, almeno non dovrebbe esistere, che vai a finire in Europa League fuori dalle 4 l'anno prossimo. Quindi ti serve un profilo che ci possa provare, ti serve un profilo che riporti entusiasmo, perché dopo l'addio di Spalletti comunque ci sarà un po' di malcontento, soprattutto già sono usciti tutti gli asetici, sì perché quello è De Laurentiis, così gli ingaggi perché non vuole cacciare soldi. Allora, la questione Spalletti non è un cacciare soldi, primo. La questione Spalletti è, punto primo, Spalletti che molto probabilmente è scarico a livello mentale, perché Napoli è una piazza che ti risucchia, e aver vinto uno scudetto, aver fatto un'annata del genere, può tranquillamente starci. Quindi un po' Spalletti che voleva sicuramente fermarsi, perché è un allenatore che ogni tanto si ferma, non è un allenatore come, che so, Guardiola, Mourinho, gente che comunque allena tutti gli anni. Mourinho dopo il tripleto all'Inter andò a Madrid. Al di là che tu vai a Madrid perché
è una piazza e non ti vuoi lasciare scappare l'occasione, però sono allenatori che hanno bisogno di allenare sempre. Invece Spalletti è un allenatore che firma il contratto, si stilano gli obiettivi, raggiunti, raggiunti, non raggiunti, non raggiunti. Se ce la faccio bene, altrimenti mi firmo un anno, poi si vede l'anno dopo. Quindi ci sta tutto il fatto di volersi fermare. Ci starà sicuramente anche il fatto che qualche calciatore non rimane e quindi vendi qualche pezzo, non ha la riconferma. La situazione Giuntoli avrà pesato anche sulla scelta di Spalletti, sicuramente, ma non possiamo dare assolutamente le colpe al presidente, anche perché quando è stato firmato questo benedetto contratto è stato firmato dal presidente e da Spalletti stesso. Quindi tu lo sapevi benissimo che il rinnovo per il terzo anno doveva avvenire tramite questa PEC. No, è stato esercitato il 19 aprile, va bene, ti sei irritato perché volevi forse il rinnovo a dicembre, ma i contratti parlano chiaro e il presidente è quel datore di lavoro col quale a livello contrattuale se sgarri vieni messo fuori o fa di tutto comunque per renderti la vita difficile. E come reazione aziendale ci sta pure, perché se io ho una ditta di vendita di mattoni, ho 4 dipendenti, perfetto, faccio i contratti a tutte e quattro e dico ok, questo è il contratto di un anno, cassa nelle ferie, questa è la paga, però devi fare per forza tutto l'anno perché altrimenti incorri a qualche penale. Tu firmi, perfetto, se dopo 6 mesi te ne viene, no, ma io però così, colì, non posso fare perché non voglio lavorare più, non lo voglio fare più perché a me queste condizioni non mi stanno bene. Fratello caro, ma io 6 mesi fa ti ho fatto firmare un contratto, tu l'hai letto il contratto prima di firmare? Sì, e allora? È molto semplice, quindi via tutti quelli che se la stanno prendendo col presidente, che non esiste, non esiste. Negli anni i risultati che ha portato la direzione della Laurentiis sono chiari e io lo ripeto, mi tengo sempre un Napoli che riesce a lottare tra le prime 4 in Serie A e in Europa con continuità, qualificazione alla Champions, che sia un'Europa League, perché comunque vuoi che un anno non ti vada bene, arrivi quinto, va bene, ma sei sempre in Europa, sei sempre a giocare ogni 3 giorni. Con un altro presidente non lo sapremo mai se riesce ad avere questa continuità aziendale, anzi non è che non lo sapremo mai, io sono certo che è una cosa non fattibile, soprattutto a Napoli, perché il presidente non ha mai fatto il passo più lungo della campo, non l'ha mai fatto e si è sempre trovato bene e i risultati parlano chiaro, ci ha vinto uno scudetto quest'anno vendendo tutto il Napoli. Noi a giugno stavamo tutti quanti, wow, e Mertens e Koulibaly e come facciamo? Ecco come hanno fatto, hanno rifondato la squadra quasi da zero, vincendo lo scudetto e zittendo tutti quanti. Ed è così che le società sane e con progettazione vanno avanti. Quindi io mi tengo a DL non stretto, strettissimo. Detto questo, potete dire ciò che volete ragazzi, fatemelo sapere nei commenti. Questo era quanto per questa situazione. Speriamo che si risolva quanto prima per il bene dei calciatori, per il bene della società e per il bene dei tifosi, che comunque ci stiamo facendo il sangue amaro. Sempre Forza Napoli,